Ciao a tutti cari amici di Fabulastalk, io sono Maurizio, il vostro amico scienziato. Benvenuti a questa nuova puntata della saga dei vulcani. Devo dire la verità, in questo episodio pensavo che fosse l'ultimo della saga, però mi sono accorto che era meglio aumentare con gli episodi perché c'erano alcune cose che volevo dirvi e poi vi spiegherò nelle prossime puntate. Intanto in questo episodio parleremo di come i vulcani hanno cambiato il clima globale. I vulcani hanno un legame molto stretto con il clima. Inizieremo l'argomento parlando di cosa emettono i vulcani nell'atmosfera durante le eruzioni e dei loro effetti. Le eruzioni vulcaniche, in particolar modo quelle esplosive, possono avere un impatto significativo sul clima globale a causa dell'emissione di gas e particolato nell'atmosfera. I materiali emessi dai vulcani sono vapore acqueo, anidride carbonica, cenere vulcanica, anidride solforosa e aerosol, ossia piccole particelle liquide o solide. Vediamone i loro effetti. L'anidride solforosa, combinandosi con l'acqua nella troposfera e nella stratosfera, forma l'acido solforoso che riflette i raggi solari e impediscono che raggiungano la superficie terrestre, causando un raffreddamento temporaneo. L'aerosol e la cenere possono bloccare la radiazione solare, causando un raffreddamento temporaneo della superficie terrestre. Tuttavia, i vulcani rilasciano anche gas serra, come l'anidride carbonica, che contribuiscono invece al riscaldamento globale. Polveri e gas vengono iniettati nell'aria e ci rimarranno per un lungo periodo di tempo, date le loro dimensioni infinitesimali e la loro leggerezza, viaggiando secondo i sistemi di circolazione principali e finendo alla fine per interessare l'intero pianeta. Un ruolo importante è dato dall'acqua. L'acqua è il principale gas emesso da un vulcano attivo. Il pennacchio biancastro, spesso visibile, è dovuto alla condensazione del vapore acqueo emesso ad alte temperature, dal condotto aperto e che poi si raffredda in atmosfera. Potremmo definire i vulcani come una vera e propria fabbrica di nuvole, ed il motivo per cui le loro cime sono spesso avvolte dalle nubi, specialmente nel caso di vulcani situati in luoghi umidi, come quelli delle fasce tropicali e subtropicali, è legato al fatto che essi stessi forniscono all'atmosfera il contenuto d'acqua necessario a generare un corpo nuvoloso. Questo fenomeno è visibile anche in Italia, ad esempio sui vulcani come lo Stromboli o dai campi fumarolici presenti nell'isola di Vulcano. La formazione di microgocce d'acqua nell'atmosfera che circonda un vulcano attivo, che si aggregano poi per generare una nuvola, è anche favorita dalla emissione di ceneri sottili e di gas come l'anidride solforosa, che poi si ossida ad acido solforico. Il meccanismo fondamentale, messo in atto in seguito a un'eruzione vulcanica, consiste nella formazione in stratosfera di acido solforico dai gas emessi dal vulcano. L'acido solforico viene a trovarsi in soluzione acquosa sotto forma di gocce minuscole. L'effetto predominante di questa nube è quello di riflettere la radiazione solare, il che, in assenza di altri meccanismi, provocherebbe un raffreddamento della superficie. Un vulcano emette gas non solo quando erutta dai crateri, ma anche dai fianchi dell'edificio vulcanico, e queste emissioni avvengono continuamente e in maniera diversa a seconda dell'attività di un vulcano. Per questo sono difficili da misurare.
Nelle aree vulcaniche il flusso geotermico è più elevato che altrove per vari motivi, come la conduzione di calore ceduto alle rocce circostanti dal magma per la vicinanza alla superficie, per il rilascio di gas caldi attraverso il condotto o tramite i campi fumarolici. Ne consegue che il suolo tenderà ad essere più caldo e quindi a riscaldare di più l'atmosfera sovrastante. Quindi, in aree vulcaniche, la temperatura dell'aria dipende pure dallo stato di attività del vulcano. Inoltre, sono state trovate relazioni anche tra eruzioni vulcaniche e il buco dell'ozono. Le eruzioni vulcaniche, come già detto, emettono, tra le altre cose, diverse particelle che possono interagire con l'ozono stratosferico, tra cui acido cloridrico, aerosol e il cloro. Queste sono in grado, quando raggiungono lo strato di ozono, di ridurlo in maniera significativa. Tale correlazione tra vulcani e ozono è stata osservata e misurata dopo alcune grandi eruzioni vulcaniche. Ma la colpa del buco dell'ozono, ricordiamolo bene, è dovuta all'uomo con il suo inquinamento grazie a sostanze chimiche, in particolare dei clorofluorocarburi, che con il tempo sono stati banditi, e non ai vulcani, la cui colpa al massimo è l'assottigliamento dell'ozono atmosferico. Inoltre, sebbene le eruzioni vulcaniche possano causare variazioni temporanee della temperatura nel lungo periodo, l'impatto dei gas serra emessi dai vulcani è generalmente inferiore rispetto alle emissioni di origine antropica, ossia umana. In questa parte di video faremo due esempi di eruzioni storiche. L'eruzione del vulcano Tambora in Indonesia, avvenuta nel 1815, mandò in atmosfera una quantità di ceneri tale da causare la completa oscurità per 3 giorni. La permanenza delle particelle di cenere e gas in sospensione causò l'abbassamento della temperatura media mondiale di più di 1 grado, con forti danni per l'agricoltura, tanto che l'anno successivo fu conosciuto come l'anno senza estate e della grande carestia. Un'altra grande eruzione fu quella del Pinatubo, avvenuta il 15 giugno 1991 nelle Filippine. Si ritiene che quella del Pinatubo sia per importanza seconda solo all'eruzione del 1883 del Krakatoa. La ridotta radiazione solare sulla superficie terrestre, a causa degli aerosol prodotti, provocò una diminuzione della temperatura di circa 0,4 gradi centigradi su gran parte della Terra per il 1992 e il 1993. Questo effetto ha superato di gran lunga il previsto effetto serra di origine antropica. Negli stessi anni si è anche assistito al più basso livello di ozono mai registrato. Un esempio di questo tipo ci è dato dalla pioggia, che infiltrandosi attraverso le rocce provoca diversi effetti, ma vediamone 2. 1. Dopo un temporale può capitare di vedere un campo fumarolico emettere moltissimo vapore, dando l'impressione che il vulcano si stia risvegliando. In realtà non è così, è solo l'acqua piovana che, cadendo sulle rocce calde, evapora rapidamente creando nuvole di vapore. Questo fenomeno può trarre in inganno, ma gli scienziati lo conoscono bene. Infatti, durante e dopo la pioggia, la temperatura delle fumarole scende bruscamente, per poi risalire piano piano quando smette di piovere. Per questo motivo, chi monitora i vulcani misura anche il meteo. Serve a distinguere tra segnali reali di attività vulcanica e semplici effetti del clima. Vulcani come l'Etna, lo Stromboli, Vulcano, il Vesuvio e i Campi Flegrei sono costantemente sotto osservazione, non solo con strumenti geologici, ma anche con reti meteorologiche, perché quando si parla di vulcani ogni dettaglio conta.
2. Chi vive sull'isola di Stromboli lo sa bene. Quando soffia lo scirocco, il vulcano si fa sentire di più. Le sue esplosioni diventano più forti e frequenti, ma non è un caso, c'è una spiegazione scientifica dietro questo fenomeno. Le esplosioni dello Stromboli sono causate da bolle di gas che risalgono e scoppiano in superficie, ma per farlo queste bolle devono spingere contro la pressione dell'aria. Quando c'è bassa pressione atmosferica, proprio come accade durante i venti di scirocco, alle bolle risulta più facile espandersi e liberare gas in atmosfera. Il risultato? Più esplosioni, ma senza che il vulcano stia cambiando comportamento in profondità, è solo l'effetto del meteo. Questo è un altro esempio di quanto siano importanti i dati meteorologici nel monitoraggio vulcanico, perché a volte il ruggito di un vulcano dipende dall'aria che lo circonda. In natura tutto è connesso. I fenomeni atmosferici e l'attività vulcanica non sono mondi separati e a volte il comportamento di un vulcano può essere influenzato almeno in superficie anche dal tempo. Un po' come accade a noi esseri umani, che siamo più nervosi o stanchi quando cambia il tempo, anche i vulcani possono sembrare meteoropatici. Il loro umore può variare con il vento, la pioggia o la pressione atmosferica. Ma attenzione, il meteo non provoca un'eruzione, può solo influenzare ciò che vediamo in superficie, senza toccare il cuore del vulcano. È un promemoria importante. La natura è complessa e ciò che osserviamo non ha sempre una causa diretta e immediata. Capirlo è il primo passo per interpretare davvero il comportamento dei vulcani. I vulcani non sono solo una forza distruttiva, hanno avuto un ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo della vita sulla Terra. All'origine del nostro pianeta sono stati proprio i vulcani a creare l'atmosfera primitiva, rilasciando enormi quantità di gas, vapori e lava. Senza di loro, oggi non avremmo né l'atmosfera che respiriamo, né gli oceani, né le montagne. Quando la Terra si è raffreddata, il vapore acqueo si è condensato, formando piogge che hanno dato origine all'idrosfera. È stato il primo passo verso la comparsa della vita. Con il tempo, l'azione di batteri, piante e animali ha modificato la composizione dell'atmosfera, arricchendola di nuovi gas fino a farla diventare quella che conosciamo oggi. Ma il contributo dei vulcani non si ferma qui. Il calore che arriva dal cuore della Terra, il cosiddetto calore geotermico, aiuta a mantenere la superficie del pianeta abbastanza calda da poter ospitare la vita. Senza questa energia interna, la Terra sarebbe molto più fredda e forse inabitabile. Oggi, però, la situazione è cambiata. Le emissioni prodotte dall'uomo superano di gran lunga quelle naturali dei vulcani, un segnale chiaro di quanto l'attività umana stia influenzando il clima del nostro pianeta. I vulcani, però, non sono sempre stati amici della vita. Se oggi sappiamo che possono aiutare a creare nuove terre e influenzare il clima, in passato sono stati anche responsabili di vere e proprie catastrofi. Un esempio clamoroso, l'estinzione di massa avvenuta circa 250 milioni di anni fa, alla fine del periodo Permiano. È stata la più grave mai registrata nella storia della Terra. Sparirono più del 95% delle specie marine e il 70% di quelle terrestri. Tra i principali sospettati, un'enorme serie di eruzioni vulcaniche che stravolsero il clima globale. Questi eventi riscaldarono il pianeta così rapidamente da ridurre drasticamente l'ossigeno negli oceani, soffocando interi ecosistemi.
Come se non bastasse, alcuni batteri iniziarono a produrre acido solfidrico, un gas tossico che avvelenò l'ambiente e contribuì a distruggere lo strato di ozono. Senza questa barriera naturale, la Terra venne investita da radiazioni ultraviolette letali. Insomma, i vulcani possono essere creatori, ma anche distruttori, e il loro impatto sul clima è qualcosa che la scienza continua a studiare ancora oggi. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.